Bentrovati in Bolivia. Nel video scorso dalla Paz ci siamo spostati a Oruro, rimanendo con la testa tra le nuvole a 3700 metri. Ci sono stati parecchi problemi e disagi tra hotel costosissimi e cibo. Non siamo palati fini, ma qui ragazzi l'è proprio dura. Poi la pioggia, una notte insonne e tanto altro. Avevamo in realtà sottovalutato gli effetti di tutto questo strapazzamento e oggi mi sa che la paghiamo. Tra le urla e trascinandoci, ecco che arriviamo alla seconda capitale boliviana. Chissà se sarà dolce come il suo nome. Prima di iniziare acciaccati questo video, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui le nostre avventure e disavventure. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi da Oruro, stamattina siamo usciti dal nostro hostel e guarda qua chi ci troviamo, passeggia per strada. Ieri abbiamo visto una sorta di latteria a chilometro zero con questi asini parcheggiati in mezzo alla piazza e la signora che li mungeva e dava il latte direttamente ai clienti per strada, cosa che noi non ci siamo neanche azzardati minimamente di fare, anche perché lì è bagno proprio assicurato e immediato. Siamo entrati nel mercato per fare colazione, abbiamo cercato la signora caffetera, non ce ne sono tantissime, alla fine però l'abbiamo trovata. Questo è il caffè che ci ha portato. Guarda qua c'è un secchio, due secche, anche la si è presa il mate e ti danno sempre il pane. Cioè tu chiedi, la signora ti chiede di solito, ok voglio il caffè, lo vuoi col pane o senza pane? Col pane, questo è il pane però, c'è un panino normale, tra l'altro abbastanza buono perché questo è bello croccante. È carino sto pane, sembra bello fresco. Però solo col pane in pratica, adesso siamo andati a comprare le banane. Abbiamo recuperato le banane, comunque ragazzi la nottata è andata KO, ci ha reso KO. Paolo mal di schiena, io il raffreddore, benissimo proprio. C'ho un dolore qua dietro. Mi sono preso un paracetamolo perché non passa, mi dà fastidio proprio con lo zaino addosso. Poi oggi dovremo stare con lo zaino tutto il giorno perché poi stanotte in realtà prendiamo il notturno e quindi passiamo anche la notte sull'autobus, quindi speriamo che tenga la schiena. Dai, abbiamo queste bevande gigantesche per riprenderci un attimo. Possiamo confermare dopo qualche giorno quell'impressione iniziale che avevamo avuto su un po' questa durezza. Cioè le persone sono un pochino più dure quando ci parli. All'inizio un po' sono diffidenti, non sorridono facilmente. C'è questo atteggiamento proprio che poi mi sembra un po' base qua in Bolivia, ce ne siamo accorti appena abbiamo fatto il confine e adesso lo confermiamo qualche giorno dopo. Adesso siamo entrati nella zona del mercato dove ci sono le foglie di coca. Qua tutti quanti i venditori di foglie di coca, che sono anche qua tantissimi come in Perù. In questa zona del mercato ragazzi c'è addirittura la carne di lama, eccola qua, carne di lama, proprio qui lasciata sul bancone davanti, costa 24-25 bolivianos alla libra. Nel mercato c'è questa mega lavagna con tutti i prezzi indicativi per darti un'idea di quanto dovresti pagare la merce. Molto interessante questa cosa, anche perché ti permette di orientarti più o meno, poi ogni venditore ovviamente fa il suo prezzo, però tu hai un'idea generale di quali sono i prezzi nel mercato. Guarda qua ragazzi che zona questa qua con tutti i fritti, ci sono i pentoloni che continuano a friggere e tantissime signore vestite di arancione. Tutti sti pentolazzi, vediamo che cosa hanno, hanno tipo pollo e patate che sfrigiacchiano tutte quante. Rispetto a ieri che era domenica sembra un'altra città completamente diversa, molto più viva, tutti i negozi sono aperti, c'è un sacco di gente in giro. A livello di cibo ragazzi devo dire che la Bolivia è quella che ci attrae meno di tutti i paesi che abbiamo visto finora. Si frigge tutto. Si frigge tutto, diciamo gli ingredienti principali sono carne, patate, fritto. Mamma mia. Dall'altra parte della strada ragazzi c'è una signora infatti che sta preparando, adesso vi faccio vedere. Queste qui sono un po' le specialità che si trovano tutte in giro. Ecco, tipo questa carne così un po' fritta che si mangia. Ci stiamo mangiando un mega avocatone per stasera. Mi ha aperto la patata. Che carina signora. E stiamo prendendo qui, costano veramente poco, qui costano ancora meno rispetto alla Paz.
para venir acá. Sí. Creo mucho. mucho. Pero nosotros llegamos en Perú y ahora aquí stiamo viajando, sì, mucho tempo. Grazie signora. Comunque ragazzi sono completamente fusa, ho detto mangiare un avocado, ecco, a posto, volevo dire comprare un avocado, li abbiamo comprato da questa signora per stasera, per cena, tra l'altro signora simpaticissima, una delle signore più simpatiche che abbiamo incontrato da quando siamo qui in Bolivia, e voleva sapere quanto costa il viaggio dall'Italia fino a qui. Ora, le abbiamo detto soltanto tantissimo, perché anche fare il cambio mi viene difficile sinceramente. Comunque a proposito di prezzi, devo dire che i prezzi qui in Bolivia li stiamo trovando in linea con quelli del Perù, soprattutto se si utilizza il cambio, diciamo quello non ufficiale, non quello di Google, l'altro cambio, quello che usano qui, sono in linea, anche se in realtà la Bolivia ha la nomea di essere uno dei paesi più economici di tutto il Sud America. Per ora devo dire che siamo proprio in linea con gli altri. Anche qui ragazzi c'è tutta la sezione dove vendono i feti di lama, tutte le erbe per fare i vari riti di purificazione, anche in questa città. Quindi è una cosa molto molto sentita proprio in tutta la Bolivia. Visto che la cucina è un po' così, ragazzi, stiamo andando a cercare un sacco di vegetariani. Abbiamo trovato per la prima volta da quando abbiamo messo piede in Sud America un ristorante indiano. Cioè in questo momento ho un thali qua sotto con zuppa, che però vabbè è una tipica zuppa sudamericana. Abbiamo il pane, abbiamo questo curry con un po' di verdure miste, abbiamo addirittura questo pastel de spaghetti, cioè una specie di pasta al forno fatta con gli spaghetti, il riso, l'insalata e anche il dolcetto. Guarda qua che gran goduria. Anche il sottofondo indiano e anche tutte le immagini anche dietro di me. Che roba strana questa. Comunque sì, tutto abbastanza buono tranne secondo me questo, tranne la lasagna. Si è messo a piovere nel frattempo mentre abbiamo mangiato e siamo usciti. In realtà l'indiano, tranne i piatti, la musica e diciamo le immagini sui pareti, non c'era altro. Meno male, perché non c'erano spezie, quindi no. Era una specie di vegetariano alla peruviana fatto in salsa indiana, nel senso che nel piatto giusto, indiano, con la musica giusta. Sì, era strano questa cosa, però molto però buono. Molto buono, devo sì. dire, forse è la cosa più buona che abbiamo mangiato da quando siamo in Bolivia. Siamo arrivati ragazzi alla zona dove stiamo noi, andiamo a recuperare gli zaini. Qua ci sono le signore che quando piove poi si devono coprire tutte quante con la plastica, e da questo lato invece c'è pollo fritto di tutti i generi e non solo, anche al forno, ma noi siamo a posto. Ne passano tantissimi qua, eccolo qua, per il terminale nuovo è lui, sembrerebbe avere spazio. Vai Angela. Ah, davanti. Ah, chiuso. Arrivati al terminal. Ecco, cominciano le lamentele. Sono tutte le signore che fanno questo. Che chiamano. No, grazie. Che chiamano le destinazioni. Adesso che piove sono tutte qui ammassate insieme. Guarda qua che casino. Ah, che bellezza. Proprio all'ingresso ragazzi c'è questo cartello che ci dice tutti i prezzi minimi e massimi per tutte le destinazioni. Noi andiamo a Sucre e questi sono i vari tipi di bus che si possono prendere. Noi dovremmo prendere il semicama, quindi teoricamente questi sono i prezzi, prezzo minimo e massimo. Nel frattempo la cantilena continua. Sì, perché da fuori, siccome piove, sono entrati tutti dentro. Sono tutti qua. E qui rimbomba ancora di più. Perfetto, sì. 9,5 por 70, sì. Vamonos. Dove ti pare? Sì, quattro file, Ah. facciamo questo? Ok. Per qualche strano motivo la prima signora a cui abbiamo chiesto ci ha fatto un prezzo migliore addirittura di questo, che era il minimo. Noi paghiamo 70 per andare quindi a Sucre stanotte, 9,5. Ha detto semicama, dovrebbe abbassarsi. Adesso non so per il prezzo, vedremo che cosa arriverà. Ciò che arriva va bene comunque. Qua il problema è uno, però adesso abbiamo un po' di ore perché dobbiamo aspettare fino alle 9:30 e sono le 4, cioè 5 ore dobbiamo aspettarle qua. Il problema è che qua rimbomba tutto,
Rimbomba tutto, non so dove scappare. Urlano, sì, Fuori piove. Proviamo ad andare al piano sopra. Andiamo a magari. vedere cosa c'è sopra. Adesso facciamo il giro a 360 gradi qua sopra, ragazzi, è particolare, devo dire, perché questa forma circolare incredibile con questa cupola qua sopra non è per niente male, solo queste urla un pochino, diciamo che ti fanno un po' impazzire. Qua c'è addirittura una pizzeria, però sotto non c'è la pizzeria, è cambiata. No, c'è un negozio, niente pizza. Mannaggia. Non vorrei dirlo, ragazzi, perché so che quando lo dici poi si avvera, però lo dirò lo stesso. Io e Angela, entrambi, ci sentiamo un po' quel famoso inizio di influenza, quella che sta arrivando. Te lo senti? Lo senti qua? Lo senti qua? Lo senti qua? Come il Lipton Ice Tea. Lo senti qui? Lo senti qui? È buono qui, è buono qui, è buono qui. È dappertutto. Quindi vabbè, vediamo. Teuccio caffettino, in questa piccola caffetteria siamo venuti a rifugiarci qui. Qua si sentono un po' meno le urla, e tanto in sottofondo c'è zucchero. C'è zucchero, senza una donna, incredibile. Senza una donna. Però non è in spagnolo, è in italiano. No, in italiano, sì, Hai sì, capito sì. che roba? Intanto stiamo anche un po' lavorando perché dobbiamo montare il prossimo video, che siamo un po' indietro, quindi staremo qui un'oretta almeno, credo, qui dalla signora, tranquilli. Sì, sicuro, anche di più. Cena con ottimi panini con l'avocado, stasera molto disagio e mancano solo 2 ore. È arrivata finalmente l'ora, ragazzi, sono le 9. Siamo sopravvissuti tutte queste ore alla stazione degli autobus e questo è il nostro Sganghi Bus di oggi. Non è neanche a 2 piani, o forse sì, boh, non ho capito bene, no, forse no. Eccolo qua, bello vecchietto. Va bene, dovremmo arrivare, partiamo alle 9:30, cioè tra mezz'ora dovremmo arrivare verso le 5 del mattino. Paracetamolo ingurgiato. Si dice così, ingurgiato. Ingurgitato. Buonanotte, ragazzi. Ingurgiato, buonanotte. Alleluia. Quindi oh, che male. Che male. Sarà una lunga Speriamo notte. Che passi presto. Sarà una lunga notte. Che passi presto. Ore 6, siamo arrivati a Sucre, il nostro autobus. E ora, cafecito. Se me lo pone acá. Ya, de esta forma. Muchas gracias. Qualche ora dopo, una doccia dopo, un bel pisolino, un caffè, una suonata di chitarra, eccoci qua. Sia lodata la signora. Sia lodata la signora che ci ha dato la camera alle 7:30 e quindi abbiamo avuto tutto il tempo anche per riprenderci un attimo, ragazzi. Siamo KO. Senti che voce che hai anche tu. Completamente KO. Mamma mia. Però, ragazzi, attenzione, perché possiamo leggere il Nuovo Testamento in spagnolo. Sì. Perché non siamo... Abbiamo trovato qui sul comodino. Ma non è un convento, è un posto normale. Ci sono anche un sacco di turisti francesi qua Sì, sotto, sì, tedeschi, di tutti i generi. Però abbiamo un Nuovo Testamento in spagnolo. Adesso aprirò e leggerò la prima frase. Oddio, vediamo. Envia questa. Non capisco niente, ragazzi. A posto, perfetto, molto bene, molto bene. Comunque adesso ci siamo un pochino ripresi, in realtà la forma non è al 100%, però però adesso usciamo a visitare Sucre, perché la zona in cui ci troviamo è quella del mercato. Che faccio farlo? Dove si spegne? Dove si spegne? Vabbè, adesso usciamo comunque. Guarda qua, proprio qua fuori c'è tutto il mercato, tutte le strade qui attorno. Guarda qua cosa sta succedendo, ci sono i signori che hanno questo camion con le mega casse. Ah, sempre politica, stanno distribuendo i volantini del politico di turno. Qua c'è un orologio qua dietro, la piazza dell'orologio. Ora superiamo questa strada principale, il centro è dall'altra parte. Nella nostra camera fa molto fresco e quindi siamo usciti belli coperti, ma in realtà si sta molto bene fuori perché siamo scesi tipo di quasi 1000 metri e adesso siamo quindi a Sucre, ragazzi, la seconda capitale della Bolivia, o la prima. Questa è la capitale costituzionale e il centro è circa a 1,5 chilometri da dove stiamo noi, quindi comunque si sta molto bene. A breve, quando ci scaldiamo del tutto anche le ossa possiamo stare in maniche corte. Ci sono tutte le palle, pieno di palle qua, è pieno di negozi di palle, palle dappertutto.
fatto che sia così incasinata per il traffico è legato proprio alla struttura che ha la città, perché gli spagnoli costruivano tutte le città coloniali con questa struttura a griglia, per cui le strade si incrociano perpendicolari e si creano questi angoli dove è anche difficile passare. Si vede subito la differenza con La Paz, dove la maggior parte degli edifici coloniali sono stati sostituiti da edifici moderni. Qui a Sucre invece c'è ancora questo animo coloniale e adesso stiamo entrando proprio in quello che è il cuore della città, cioè la piazza principale. Eccolo qua oggi ragazzi, incroccato come se non ci fosse un domani. Oggi va così, guardalo, lui KO, io pure, siamo messi benissimo qua seduti sulla panchina della piazza centrale. Mi fa male tutte le ossa. Intanto anche qua invasione di piccioni, guardate quanti ce ne sono. Ci sono tutte le signore che vendono il mangime per i piccioni e quindi è pienissimo, loro lo sanno e sono tutti qua. Oggi ragazzi Angela farà un momento Angela, che però sarà un bobetto Angela, perché dovete sostituire tutte le M con le B e le N con le P. Al contrario. Ecco, a posto, chiarissimo. Vabbè, comunque abbiamo capito, no? È arrivato il momento Angela, ecco. Quante cose lei ci spiegherà. Allora, questa è la piazza centrale che è chiamata Plaza des Armas o Piazza 25 Maggio e al centro c'è una statua di Sucre. Sucre era un generale venezuelano che insieme a Bolivar ha combattuto per l'indipendenza della Bolivia. Lui però ha fatto qualcosa in più, perché oltre a combattere per l'indipendenza della Bolivia dalla Spagna, ha voluto anche che la Bolivia fosse indipendente dal Perù a cui era stata annessa e quindi è considerato il padre della patria. Pur essendo un paese così piccolo, in realtà la Bolivia ha avuto un ruolo fondamentale in quello che è stato il movimento di indipendenza del Sud America, perché proprio da qui, da questa città, è iniziato un po' tutto quanto, nel senso che uno dei primi movimenti rivoluzionari è avvenuto proprio qui il 25 maggio 1809 e da qui il fatto che appunto questa piazza è dedicata a questa data. Infatti, come dice la maglia del Signore, la città è considerata la culla della libertà. E c'è anche una caratteristica particolarissima proprio di Sucre, e cioè che per legge qua bisogna chiamare molto spesso l'imbianchino, perché la città, il centro della città, il centro storico deve rimanere così, bello bianco, pulito, lindo, in questo modo, perché appunto deve mantenere questa caratteristica che poi le valsa anche il riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO. Oggi ragazzi ci è arrivata una domanda durante la premiere e quindi apriamo una piccolissima parentesi, perché ci avete chiesto che cosa ne pensano qui in Bolivia, ma anche in Perù, in generale, in questa zona di mondo, di quello che sta succedendo dal punto di vista internazionale. Parliamo della crisi nel Medio Oriente, di tutte le cose terribili che stanno succedendo in questo periodo storico che veramente, apro una parentesi nella parentesi, ci stanno veramente lasciando un amaro in bocca che non potete avere idea. Chiaramente ci conoscete, sapete cosa pensiamo, cosa abbiamo passato, i paesi che abbiamo visitato, l'Iran che cosa vuol dire per noi, e quindi vabbè, lasciamo perdere, una cosa terribile. Però qui che cosa pensano, come stanno reagendo a tutto quello che accade nel mondo? Allora, noi bene o male diciamo cerchiamo di viverci il paese così com'è. Cioè, per esempio, quando andiamo a mangiare, anche oggi per esempio siamo rimasti ad ascoltare il telegiornale, perché spesso e volentieri in tutti i ristoranti c'è sempre il telegiornale che sta andando all'ora di pranzo, cioè proprio ci dobbiamo sorbire tutti i telegiornali, sia in Perù che in Bolivia, ma che in Ecuador e in Colombia. E devo dire che c'è una grossa differenza, perché i telegiornali qui, come in Perù e anche un po' in Ecuador, parlano solo di questioni interne, nazionali, di cronaca, di problemi interni, tutto molto interno. Non si parla tanto della situazione internazionale. Sembra essere un argomento poco affrontato, c'è poco interesse verso questi argomenti, probabilmente. Una cosa invece totalmente diversa era in Colombia, dove invece si parlava tantissimo della questione internazionale e di quello che succedeva nel mondo. Cioè, questa cosa l'abbiamo notata moltissimo ascoltando così ogni tanto i telegiornali. Come percezione, insomma, noi abbiamo la percezione che qui non ci sia grandissimo interesse, però è una nostra percezione basata su quello che abbiamo vissuto, sentito
in questi mesi. Questo, ragazzi, sembra una specie di castello, diciamo, con delle caratteristiche nordiche, però tutto bianco, anche il tetto e tutti i dettagli, tranne le finestre che sono verdi. Questa clip, ragazzi, la facciamo da seduti perché siamo un po' acciaccati. Ecco qua. A posto, molto bene. Ok, allora siamo nel Parco Bolivar e con questa musica fortissima in sottofondo che arriva dalle casse qua dietro abbiamo la Tour Eiffel di Sucre. Ma l'ha fatta Eiffel proprio, L'ha fatta proprio lui nel 1909. In realtà era un osservatorio meteorologico per l'Istituto di Medicina di Sucre e per circa 10 anni ha svolto questa funzione. Poi hanno deciso di spostarlo in questo parco, è diventato un po' un simbolo della città, tanto che Sucre qui festeggia la serie del bicentenario, perché nell'agosto del 2025 si sono festeggiati 200 anni di indipendenza della Bolivia e i festeggiamenti sono stati fatti proprio qui a Sucre. Se avessi le forze farei veramente un giretto su questi cosi galleggianti attorno. Ma non c'è acqua, è alta così là. È un po' bassa l'acqua in effetti, però per i bambini. no, il ragazzo sta pulendo tutto quanto, quindi mi sa che sta attivando, ma non ho le forze. Ma avrei fatto volentieri un bel giro attorno alla Torre Eiffel. Ci siamo spostati adesso in quello che è chiamato il mercato dei vestiti americani, perché moltissimi negozi qui vendono vestiti che in realtà sono di seconda mano. È praticamente tutto un quartiere, più che un mercato vero e proprio, dove tutta la parte bassa degli edifici è adibita appunto a negozi. Qui, ragazzi, diamo un'occhiata a questi cestoni alla ricerca di magliette, che le nostre sono completamente distrutte. Con la V? Un po' grande poi, sono tutte taglie gigantesche. Enormi. Abbiamo trovato la Sizzas, ragazzi. La Sizza. Ovviamente Paolo ti sei fiondato subito. Non possiamo non prenderla, adesso spieghiamo. Scusate, ragazzi, io passo, leggo Sizza e non la prendo, cioè non prendo una bella Sizza. Si chiama Sizza perché è una saltegna a sapore di pizza. Quindi che succede qua? Bello. E quindi la saltegna sono queste, in pratica le empanadas che vengono chiuse qui, sono belle croccantine fuori e all'interno poi c'è qualsiasi cosa, in questo caso appunto sapore pizza. E adesso facciamo l'apertura, già vedo l'origano che mi piace, poi c'è scritto che c'è il pomodoro, il formaggio e c'è anche il prosciutto. In pratica è questa roba qua. Un po' vuotina, diciamo. Un calzoncino. Mini calzone, chiamiamolo così. È buono, ti piace? Buono, Sai, ricorda la pizza, secondo te? Un calzone leggero, non unto, buono, croccante fuori. Mi piace molto, mi piace molto. Siamo tornati all'ostello, ragazzi, è proprio un gran bel posto, devo dire, c'è tutta questa parte comune, c'è la cucina da quel lato, noi siamo lì, ecco c'è Angela, sta andando in camera ed è bello grande, sono tipo 4 piani. Abbiamo lasciato la nostra stanzetta e i nostri comodi letti per tornare in centro, 1,5 chilometri circa. Io direi che c'è solo una cosa, solo una, che ci può smuovere così la sera, e direi che è anche il rimedio a tutti i nostri acciacchi di oggi. Ci tenevo a precisare che non è scientificamente provato che questa sia una cura contro il raffreddore. Addirittura le avvertenze, ragazzi, un disastro. È un disastro. Diciamolo davvero. Abbiamo fatto un pezzo enorme di strada, 2 siamo arrivati qua e qua dentro non ci sono soldi solo per una pizza. No! 60! Si è dimenticati di controllare, adesso non possiamo tornare indietro. No, sono 2 chilometri e quindi la chiamiamo così. Assaggiamo, se è buona torneremo, dai. Siamo senza carte, senza niente, siamo usciti così un po' rincoglioniti perché ovviamente, cioè, poteva finire. Vabbè, bastano per una pizza, assaggiamo la pizza e vediamo.
Comunque hai spoilerato che siamo venuti a mangiare la pizza. Ma secondo te, scusami, non lo sapevano? Cioè, scusami. Era ovvio, dici, Dai. per cosa possiamo uscire Ma ti noi la pare? sera se non una pizza? Dai, almeno non è minuscola, perché qua di solito magari prendi la personale e la personale è grande così, no? Invece in questo caso almeno è una bella pizza, dai, perlomeno. È una dimensione Assaggiamocela. normale. Allora, è abbastanza buona, ma c'è quel tocco dolce di troppo. Un po' è il mais, perché c'è il mais in questa pizza che abbiamo scelto noi. E un po' è dolcina anche la base, nel senso che c'è un po' di zucchero, si sente, e c'è poco sale. Quindi è anche un pochino secca col sugo. Insomma, siamo abituati bene, benissimo, ci siamo abituati benissimo, anche perché in Perù abbiamo mangiato di quelle pizze eccezionali, quindi ovviamente questo ha fatto salire tutto sale, il giudizio, sale. il livello del giudizio. Vabbè, comunque è buona, dai. È buona. Dovevamo chiudere un piccolo buchetto, allora abbiamo preso anche le patatine dalla signora qua per strada. Anche queste, devo dire, utili per la nostra cura, no? Insomma. Queste patatone giganti. Alla fine la pizza è costata 40, che sono 4 euro, quindi ci ha avanzato qualcosina. Questo è 5. Siamo tornati, ragazzi. Io credo che da stasera fino a dopodomani ce ne staremo qua, ognuno nel proprio giaciglio, perché siamo comunque divisi, io e Angela, ognuno con i propri bacilli, i propri germi e i propri batteri. Ti mancherò? Devi dire sì, la risposta è sì. Un po'. Credo, sì, però avremo comunque modo di interfacciarci. È una stanza di 2 metri per 2. Oddio mio. Comunque siamo usciti, siamo tornati, stavamo peggio di prima. La pizza non ha funzionato, evidentemente, forse perché era mezza. Dovevamo fare... Certo, è quello il motivo. Ma come si può essere così bruciati da arrivare lì e dire: oh, cavolo, oh, non ho i soldi per mangiare la pizza? Che poi, vabbè, parliamo proprio di poca roba, costano poco le cose. Vuol dire che siamo usciti con tipo meno di 10 euro. Sì. Così, vabbè, ragazzi, niente, è così. E una cosa abbiamo notato però, uscendo stasera, cosa che appunto facciamo sempre raramente. In genere usciamo se siamo proprio nel centro, magari scendiamo, facciamo un paio di vie e la risolviamo così. Invece in questo caso siamo un po' fuori, abbiamo fatto un pezzo di periferia e siamo andati in centro e siamo tornati indietro. E devo dire che la sensazione, che per noi, come sapete, è fondamentale, cioè tu le senti le cose, no? Quando c'è qualcosa che non quadra. Devo dire che qua a Sucre, che comunque è la capitale, la seconda capitale, insomma, così, comunque una città abbastanza grande, non abbiamo avuto la sensazione di trovarci in situazioni strane. Quindi sembrava proprio tutto tranquillissimo, persone tranquillissime che tornano dal lavoro, che escono, molto sereno, molto sereno. Quindi devo dire questa cosa molto, molto positiva. Mi sa che sto blaterando un po', vero Angela? Un pochino Sto sì, sblaterando un po'. La città non è grandissima, perché comunque rispetto alla Paz è tipo meno della metà come abitanti. Quindi comunque c'è quella sensazione di città, metropoli, non metropoli in realtà. Sto blaterando ancora di più, vero? Esatto. Eccomi qua anch'io sotto la coperta nel mio letto. Cosa stai facendo? Per fortuna che hai detto che non ti mancavo, sei arrivato subito, devo dire. Guarda, lo faccio solo per loro perché al finale dobbiamo essere insieme. Quindi sennò... i germi li accumuliamo. Sono tutto un dolore delle ossa. Vabbè, basta, direi basta, questo video da carrezza. Ma si può, va bene ragazzi, direi che è arrivato il caso di salutarci. Capita, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, dateci un supporto a questi due poveri rottami. Esatto, oggi va così. Va bene ragazzi, vi salutiamo, scriveteci nei commenti, lasciateci anche un like, un commento, un hype, tutto insomma. Iscrivetevi anche a Patreon se volete, così poi vi aggiorniamo in diretta sulla nostra salute fisica e mentale. Quella mentale è quella più dura. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Abbraccione di gruppo. Ciao belli. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado.